Ciao a tutti, sono Luigi della ditta Nauticara di Imola. Intanto volevo ringraziare gli oltre 7.000 iscritti al nostro canale, cose che non ci saremmo mai pensato di arrivare, però vi invito comunque ad iscrivervi, chissà che non arriviamo a 8.000. Grazie per le vostre iscrizioni, vi invito comunque ad iscrivervi, grazie mille. Oggi presentiamo una super novità, presentiamo il Globevan versione 2. Allora, siamo qua per presentare con la solita metodologia del tetto, della testa in pratica, dei piedi nella parte sottostante e della parte degli interni. Questa volta però è un veicolo che difficilmente si è visto in giro, è proprio una super novità, è una novità per la stagione 2023 della Detlefs ed è su meccanica Ford Transit. Dopo magari lo guardiamo meglio nello specifico, però è proprio una emozione presentare un veicolo così. Noi potremmo dire fra 10 anni che c'eravamo. E abbiamo potuto presentare questo veicolo qui probabilmente in anteprima, però se non è in anteprima è in anteseconda, insomma, ma è sicuramente un onore poter presentare questo bellissimo Globevan con tutto quello che ne concerne, che ce n'è un sacco e una sporta. Allora, cominciamo col tetto. Intanto è un tetto a soffietto della SCA con 3 finestre, delle quali 2 sono apribili. Però qui c'è la possibilità di applicare anche un portatutto sul tetto con una portata di 50 kg, con una portata di peso di 50 kg. Non è un'esagerazione, però nello stesso tempo è meglio di niente. Quindi la possibilità di applicare questo portatutto c'è e fa parte degli optional. Nella parte, diciamo così, limitrofa al tetto a soffietto abbiamo 2 guide, una per parte, dove c'è la possibilità di applicare un tendalino, quindi un telo ombra sia dalla parte destra sia dalla parte sinistra. In più, nella staffa laterale destra c'è anche la possibilità di mettere una veranda, proprio un travel box in pratica di un iscatolato dove può sempre rimanere fissata nel veicolo e lo stesso aprire e chiudere il soffietto, e questo grazie a questo particolare supporto che è già di serie su questo mezzo. Del resto l'apertura della parte del tetto a soffietto in questo modello è molto pronunciata, infatti la cerniera come si può vedere arriva molto nella parte indietro, quindi la possibilità di sollevarlo e dare più aria nella parte dentro se uno ne avesse bisogno in questo modello c'è, non si ferma solo alla parte anteriore. Esterna del Detlefs Globevan versione 2, Ford Transit 2000 di cilindrata, 130 cavalli, cambio manuale 6 marce, fari Bixeno con i fendinebbia, sensori di parcheggio anteriori, colorazione metallizzata, cerchi lega di 16 pollici, paraspruzzi delle ruote sia davanti sia di dietro. Gli specchietti retrovisori sono richiudibili elettronicamente, la pedana d'ingresso è dalla parte della portiera scorrevole, è un veicolo super compatto, 4,97 m di lunghezza per 2,10 m di altezza, proprio un mezzo anche da box auto insomma. Versione 2 prevede anche il gancio di traino con la spina 13 poli. Andiamo avanti.
presa della 220 esterna, all'interno c'è una batteria da 95 ad AGM con il suo trasformatore carica batterie, il preciso quello dell'autocaravan. Andiamo ancora avanti, in questa parte poi ci fermiamo al tappo del gasolio, dove c'è tappo del gasolio e tappo dell'urea, della D-Blue. Nel Ford, una volta che te hai la portiera chiusa, a differenza del Fiat Ducato, diciamo così, non apri, c'è questa linguetta che non ti consente l'apertura. La versione V2 è la versione più ricca, dopo magari questo lo vediamo anche dalla parte interna. Proseguiamo, sempre specchietti regolabili, cerchi in lega e sensori di aiuto parcheggio, parte anteriore e parte posteriore. È un veicolo piccolino, è alto solo 2,10 m, tetto a soffietto ovviamente chiuso, ed è un oggetto molto compatto, fatto per un uso quotidiano, studiato per un uso quotidiano. Allora, siamo nella parte interna. Questo mezzo ha un sacco di variabili, di possibilità che si può fare, basta spostare un frigor, mettere una panca, eccetera. Proviamo a dare un'idea, ma ce n'è talmente tante che qualcosa ci scappa sicuro, quindi vi invito a venirlo a vedere dal vero, perché sono sicuro che me ne dimentico la metà. Questo è un veicolo che ha 4 posti omologati e ha 4 posti letto. I 4 posti omologati significa che ci sono 4 cinture di sicurezza che ci puoi mettere 4 persone legate e in regola col codice della strada. I 2 sedili sono conducente e passeggero nella parte davanti, che sono girevoli. Gli altri 2 sedili sono quelli dove mi sono messo a sedere adesso. Fra le altre cose rimane uno spazio importante qui nella parte anteriore dove viene messo il tavolo, che ovviamente è già di corredo, non può stare in viaggio appoggiato perché in una frenata vola via, però viene collocato in questa sacca, porta tavolo, e questo tavolo, che dopo lo vediamo bene, ha 3 piedi che stanno in piedi da soli. Quindi te non devi comprare un altro tavolo da campeggio, usi questo qui. E su questo mezzo, nella versione 2, c'è anche già il frigorifero. Il frigorifero viene applicato a questa piastra che vediamo qui. Quindi qui abbiamo un frigorifero che da viaggio è bloccato, in una frenata rimane lì. Ma se te il frigorifero non ti serve per quella vacanza, per quel momento, o hai bisogno di altro, qui vengono messe 2 puffi che vengono attaccati a questa guida in alluminio. Non sono posti da viaggio, mi raccomando, non è che lì ci metti a sedere della gente perché non ha le cinture di sicurezza, ma quando sei fermo puoi avere attorno al tavolo puoi ospitare 6 persone, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Snebbia, in campeggio hai fatto conoscenza, in un'area di sosta sei via con degli amici, sai che in questo veicolo hai un salottino che puoi ospitare 6 persone. Non ti interessa di mettere a sedere 6 persone, questi 2 puff te li lasci a casa o li tieni di dietro, che li metti fuori quando hai bisogno di mangiare all'aperto, ma dopo questo ve lo faccio vedere. Ti interessa del frigor? Si fissa con 2 viti questa piastra e il frigor lo blocchi in questa posizione. Il pavimento non è di tessuto, lo vedete bene, è fatto stile camper. La guida, diciamo così, di questa seduta si sposta anche verso l'avanti, quindi io, sbloccando la parte inferiore, posso spostarlo avanti e così in viaggio non sono in castigo, riesco a parlare con chi è davanti
e sono legato con tutta sicurezza. E dice, beh, è finito? No, non è finito. Se te questo veicolo qui vuoi fare il letto di dietro, quindi dici, il letto ce l'abbiamo sul tetto, ne voglio fare un altro matrimoniale. Lo fai in questo modo, pieghi questo, lo sposto leggermente più in avanti, piego questo alla giusta misura, questo tirato indietro diventa una camera da letto matrimoniale. E dici, ma a me cosa me ne frega, siamo solo in 3? Bene, se sei in 3 e magari c'hai un bimbo che non è 2,10 m, puoi tranquillamente tenere sollevato questo e poi metti il puff qui davanti e riesci a fare un letto anche trasversale. Non è esagerato, però sicuramente è oltre 1,70 m. Qui viene fatto il letto matrimoniale, ma se però non ho bisogno di avere un letto così grande o ho piacere di caricare delle cose, questo letto lo posso spostare in avanti e con i 2 puff che vengono collocati qui ho una misura di un letto che arriva a 153 cm, se metto a dormire qualcheduno che sta dentro a quella misura, e mi rimane tutto lo spazio di dietro libero. La misura del materasso si ferma a 153, però lo sportello chiuso si ferma a 176, quindi se ho qualcheduno che è un po' più lungo, i piedi a sbalzo, ma riesci comunque a mettere a dormire una persona o 2 persone se non sono oltre a quella misura, e ti rimane tutto il posto di dietro. Ne hai solo uno? Bene, non fai altro che tener tirato su questo e tener tirato su questo e hai ancora più spazio di dietro per metterci della roba. Hai sempre il tuo puff qui e dormi sempre in questo senso. Questo è, secondo me, è geniale, insomma. Poi c'hai sempre il soffietto, che adesso ci diamo su perché comincia a essere abbastanza caldo. C'hai il tuo soffietto che se ne sale in autonomia, dove hai una finestra nel lato destro, una finestra e zanzariera nella parte anteriore e una finestra con zanzariera anche nella parte sinistra, quindi luce e aria, e mentre lì solamente luce. Ti vuole la rete di protezione per la caduta, se ci metti un bambino ce l'hai già, è già di corredo. Hai bisogno di spazio per poter lavorare dentro stando in piedi, non fai altro che sollevare il letto. Qui c'hai la possibilità di mettere dentro delle cose, un portaoggetti. Le luci a collo di cigno qui sono già di serie e hanno anche la presa USB. Nella versione V2 sono già di serie e danno anche già la presa USB. È chiaro che i bambini con meno di 6 anni non glieli devi mettere di sopra, li devi tenere di sotto, questo è vietato. Quando è il momento di abbassarlo, prima abbasso il letto e poi abbasso il soffietto. Ecco fatto. Bene, e questa è solamente la parte anteriore. Andiamo a vedere dalla parte di dietro. Questa è la parte a tutto dormire, per intenderci. Cioè la parte tutta a dormire, una volta che ho abbassato lo schienali, una volta che ci ho messo i puff, adesso sono un po' più alti perché non ho tolto il supporto del frigo, però questo qui diventa uno spazio esagerato, cioè ci puoi mettere i bimbi, ci puoi mettere la suocera, insomma ci puoi mettere quello che vuoi qua, perché di spazio ce n'è una marea, però nello stesso tempo te
puoi anche ridurre lo spazio del letto e metterci degli oggetti, metterci della roba. Facciamo vedere. Cavo questo. In pratica questo qui è la parte di... Questo qui ha il suo incastro, lo andiamo a tirare via. Questa parte qui la posso spostare in avanti e così posso avere quel letto del quale parlavamo prima. Se però non ho bisogno di avere il posto per due, lo sollevo e il posto rimane per uno, ma di dietro ho una marea di spazio che arrivo ad avere dalla fine della guida del sedile 168 cm. 168 cm dove finisce il pavimento. Mi sembra che sia un bel po' di roba. Bene, lo torno a abbassare così si vede meglio. Qui c'è la busta dove ci metto il tavolino. Il tavolino non lo posso tenere appoggiato perché in una frenata si può muovere, però i piedi sono autoportanti e io questo tavolino qui lo posso usare anche fuori. Quando lo metto via lo devo chiudere con la mia cintura di sicurezza che è già di corredo. Ma adesso questo lo chiudiamo perché dopo il tavolo lo facciamo vedere dove lo posso adoperare. Sotto a questa panchetta c'è il vano della batteria da 95, è una Varta AGM da 95, dove mettere la bombolina del gas della camping gas. Qui ci sta i 2 kg qui dentro e dice: cosa te ne fai del gas? Il gas te ne fai perché di dietro c'è anche la cucinina. Qui c'è la centralina con l'illuminazione la posso regolare tramite un trim, vedi, bassa e alta se ho bisogno di tanta luce o luce soffusa. Ho una presa 220 se sono attaccato in campeggio, ho una presa 12 volt se devo attaccare un accendisigaro e ho 2 prese USB. C'è una tanica, c'è un serbatoio da 16 litri, proprio una tanica come le roulotte di una volta, dove io mi piglio questa tanica, me la vado a riempire, la rimetto lì e lo utilizzo per un docino, che lo vediamo anche fuori. C'è un magneto termico a 220, andate in fiducia, non si riesce a vedere qui, e c'è la centralina carica batterie della Schaud in questo caso. Nella parte interna di questo mezzo, che lo puoi usare come macchina, che lo puoi usare per metterci le persone a dormire, lo puoi usare come vano di carico, perché te questi sedili qui li puoi anche lasciare a casa. Se cavi i sedili hai tutta la parte di dietro che è un furgone. Devi comprare un mobile, devi andare a fare la spesa all'Ikea, non so se vi tocca, a me ogni tanto mi tocca. Hai la possibilità di caricare senza dover pensare o prendere a noleggio un furgone per portarti a casa la roba. Bene, questo è un po' la parte interna del posteriore. Allora, il Globevan nella parte di dietro, abbiamo tolto il ripiano, chiaramente sotto c'è la possibilità di mettere il portapotti, il 335 che è quello un pochettino più basso e quindi sta proprio di misura sotto al piano gavone, portaoggetti o supporto letto. Poi nella parte di dietro c'è la cucinina, ecco il perché della bombola del gas. C'è una cucinina, un fornelletto, ecco qui, con il piezoelettrico, accensione piezoelettrico, che ci puoi mettere una cosa per volta, ti fai un caffè, vuoi mettere sulla pasta se vuoi, eccetera, insomma quello che ti pare. In più lui viene chiuso, così non ti crea problemi. Abbiamo un serbatoio di 16 litri dove ci si può attaccare una doccina e la sua pompa dell'acqua ad immersione. E questo qui è il docino di 2 metri circa
dove me lo posso portare in giro se mi devo lavare i piedi, se devo lavarmi le mani, insomma. Con quei 16 litri quello che posso fare, una doccetta veloce, insomma. Ecco qua. E anche questo qui fa parte delle cose di serie. Di dietro, nella versione V2, c'è anche il gancio di traino. Il gancio di traino con la sua presa a 13 poli. Beh, se qui voglio mettere il gancio, voglio caricare, non le voglio caricare dentro le bici, le voglio fuori, possiamo mettere su questa struttura, attacchiamo, ok. I due puff che erano all'interno li abbiamo messi fuori, c'è la possibilità di smontarli e di utilizzarli come seggioline da campeggio, oppure li puoi adoperare per metterci dentro degli oggetti, delle cose. Questi qui sono le viti, i galetti per poter fermarli nei profili di alluminio. Questo qui ad esempio è sempre nella dotazione del veicolo, viene messo nei finestrini anteriori in modo tale che te abbassi i finestrini, gli interponi questo, richiudi i finestrini, hai comunque un ricircolo dell'aria senza che ci sia qualcheduno che possa inserire dentro una mano. E questi qui vengono inseriti nel finestrino anteriore, cabina di guida per intenderci. I puff all'interno erano due, oppure in quel posto c'era il frigorifero. Il frigorifero lo abbiamo portato fuori, anche lui viene fissato con dei galetti. Il frigorifero è un frigor che funziona a 12 volts oppure a 220, voi lo potete raffreddare anche a casa, oppure se siete in campeggio lo utilizzate, e quando siete attaccati potete addirittura prendere corrente per caricare il telefonino o fare andare una batteria, una pila, un'illuminazione. Eccolo qua. Non serve come seggiolino però. Il tavolo, che è il tavolo interno che prima era nella sacca, ha anche la possibilità di regolarsi in altezza, cioè i piedi li puoi regolare in altezza. Se questo piano ti sembra troppo basso, vuoi fare qualche cosa di oltre, lo puoi fare. Questo è di materiale leggerissimo ma nello stesso tempo molto molto robusto. Ecco qui, se hai una veranda, apri la tua veranda, metti fuori la tua stuoia, vivi il veicolo all'aperto, nello stesso tempo hai camera da letto, hai la cucina e non devi stare a smontare e a rimontare, o meglio, queste cose qui le puoi spostare, ma la cucina ce l'hai sempre fissa e il serbatoio ce l'hai sempre fisso. Insomma, direi che come automobile, come furgone, come macchina di tutti i giorni utilitaria, come possibilità anche di parcheggiarla all'interno di un box, se è oltre ai 2,10 metri ovviamente, insomma questo è veramente veramente completo. Poi sicuramente la metà delle cose ce le siamo dimenticate, perché ce n'è una marea di cose che si possono fare con quell'oggetto lì. Guardiamo un po' questo veicolo da sotto. Premetto che è il primo Ford Transit che vedo nella parte sottostante di veicoli nuovi, quindi sono curioso anch'io di vedere come sia fatto. Allora, cominciamo dal di dietro. I sensori di parcheggio li abbiamo già visti, il gancio di traino è un gancio di traino bello robusto. Andiamo avanti, c'è la ruota di scorta. Su questo veicolo non c'è il fix e go, c'è la ruota di scorta. C'è il retrotreno con i suoi ammortizzatori, e c'ha i freni a disco nel posteriore. I dischi di dietro sono dischi non autoventilanti. Andiamo avanti, poi il cavo per il freno a mano. Ecco qua, una marmitta cortina, non arriva nella parte di dietro, probabilmente Ford è fatto in questo modo. E andiamo oltre. Allora, questo qui
è il riscaldamento. Il riscaldamento a gasolio della parte della cellula abitativa, è un Eberspacher. Questo qui è il silenziatore, questo qui è il tubo di scarico isolato e questo è proprio il riscaldamento che si comanda dall'interno. Beh, c'è il serbatoio del carburante, del gasolio, che è un 70 litri in questo modello, il serbatoio che è quello del AD Blue. Si sente un grande odore, è un mezzo arrivato giovedì, quindi si sente un grande odore di isolante, stile antirombo, e si vede anche. C'ha i parasprusti delle ruote sia davanti sia di dietro. Lo sterzo è elettrico come il nuovo Ducato, lo vediamo da qui che ci sono le sezioni dei cavi che finiscono proprio nella scatola guida, quindi direi che è elettrico e non idraulico. Bene, andiamo avanti, vediamo i dischi dei freni che qui sono invece autoventilanti. Ci sono i bracci oscillanti nella parte anteriore, quindi confortevole quanto un'automobile proprio, i cerchi in lega, e lì vediamo proprio il foro fra la parte destra e sinistra del disco dove girando si raffredda. Niente, qui c'è il cambio, questo qui è la coppa dell'olio, la cinghia è ben protetta, c'è una cinghia ben protetta. E questa qui è l'acqua del tergicristallo, col suo motorino. Radiatore, questo qui deve essere il radiatore dell'intercooler che termina lì e poi dopo sopra c'è il radiatore del raffreddamento. Nella parte davanti i sensori di parcheggio anteriori. Ecco. Questo è un po' il veicolo visto dalla parte sotto, magari vediamo di conoscerlo meglio per la prossima volta, insomma. Allora, sono stato proprio contento di avervi fatto vedere questo veicolo e spero che vi sia piaciuto e nello stesso tempo sia stato interessante. Per me è stato molto interessante. Sono stato proprio contento di aver ordinato tanto tempo fa questo veicolo e che finalmente è arrivato. Se il filmato vi piace, mettete un like e, cosa importante, iscrivetevi al nostro canale. Se avete delle domande o cose del genere, un colpo di telefono oppure scrivetelo sui messaggi. Non siamo bravi a rispondere proprio tutti i giorni, però di solito il fine settimana, la domenica lo facciamo, insomma. Ecco fatto. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao!